Ciao a tutti e continuiamo con Neil Young, questo bellissimo brano, The Needle and the Damage Done, che ha un ritmo blues terzinato. Quindi la prima cosa che dovete fare è prendere il movimento della mano destra che va sempre giù e su, però con il terzinato, quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quindi il ritmo è sempre a tempo. Ta 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 ta. La prima cosa che farete è questo. Come vi dicevo, la pennata Neil Young, ogni volta che vado a prendere il basso, la zona dei bassi più o meno, il brano è in re, quindi quando inizia io vado a prendere il basso di re, ma come? Non così, ma con tutto il braccio e col colpo contemporaneamente sulla cassa, un colpo leggerissimo. Vedi, quindi questa è la pennata, il primo colpo, la pennata è giù, vedete? Do, faccio questo movimento, prendo il basso, prendo il re insieme alla quarta e la terza corda insieme e poi è come se queste corde mi fanno saltare la seconda e la prima, quindi non è una pennata che investe tutte e quattro le corde, ma un basso e poi salto, vedete, come un trampolino. La mano va sotto e prende la prima corda. Tutto il pezzo è qui, in questo movimento della mano destra. Concentratevi anche solo con un accordo a fare bene questo movimento e poi tutto il resto basta spostare solo qualche dita qua e là. Per esempio, si comincia così, do un colpo sui bassi e aggancio che ho ancora il fa diesis qui col secondo dito. La seconda volta alzo il dito per far liberare il micantino a vuoto, quindi con il fa diesis e con il micantino a vuoto. Fa diesis intendo, per il fa diesis intendo questa nota e poi il micantino a vuoto. Poi cosa fa? Continua sempre quel movimento, questa volta ad ogni basso risponde sempre la seconda corda, quella che stiamo tenendo con questo dito. Quindi vedete? Quindi giusto, giusto, abbandonate la mano. Che succede? Continua mettendo il secondo dito che stava qui, va sul basso di Do. Quindi cambiamo basso e anche qui prendiamo sempre il Do e risponde il Re. Sarà questo. Però sempre col braccio e col colpo. Cambio ancora, stessa cosa. Mi cantino e continuo col Re. Qui sempre la stessa cosa. Ecco, a me non piace prendere questo accordo con il primo e con il terzo dito, benché sia, logico perché questo dito è già lì e rimane sempre, quindi metto il basso di Do, metto il basso di Si e scendo cromaticamente. Però è una posizione un po' scomoda questa, io preferisco mettere il quarto dito, sostituire quindi il terzo con il quarto, quindi così. Però potete comunque lasciare questo e rimanere così. Quindi vedete? Adesso ve lo faccio senza i colpi, lentamente, solo le pennate per farvi capire bene. Sempre lo stesso movimento, magari lo studiate prima così, proprio pulito, pensando solamente alle note con la mano bloccata e quindi così. Poi
Poi abbandonate la mano che avete già precedentemente allenato, così. Arriva il Do. Quando arriva il Do, la cosa è appena più complicata, perché prenderò prima il Do e poi il Mi cantino, poi vado sul Re, sulla quarta corda, infatti alzo anche il dito per avere il Re a vuoto, ma subito lo abbasso per creare un hammer. E sempre il Mi cantino a vuoto risponde per ogni basso, quindi vedete? Quindi poi il Sol a vuoto e facciamo la stessa cosa anche sul Sol, quindi arriva, deve suonare questo Si bemolle e fa la scala indietro, quindi le note al basso, la melodia al basso è questa. Però tutto suonato tenendo l'accordo e quindi la ritmica, il colpo, tutto quanto quello che abbiamo visto. Quindi diventa così. Quindi abbandonate la mano. Vedi? Fino a qui io ancora continuo a tenere il Do. Questo è difficile perché spesso queste note, tenendo il dito qui, queste note non suonano pulite se non stiamo attenti a come teniamo questo terzo dito. Perché se questo non sta proprio a martelletto perpendicolare, quando io andrò a suonare il Re a vuoto, non mi suonerà, ma verrà bloccato da questo dito. È quello che succede spesso ai primi tempi, quando uno inizia il Do non suona mai così bene, perché, e soprattutto se vogliamo fare dei giochetti, no? Tipo, come spesso si fa nel country, questa cosa è un po' ostica, ma con un po' di pazienza vedrete che riuscirete tranquillamente. Vedete come metto il secondo dito? Molto perpendicolare rispetto alla corda, e quindi ora questo Si bemolle che prima vi ho fatto vedere con il terzo dito, in realtà non lo prendo con il terzo dito, ma lo prendo con il mignolo e contemporaneamente metto anche il terzo dito sopra, quindi il quarto dito prende il Si bemolle e il terzo dito prende il Fa, così quel dito è già pronto lì. Poi quindi rimane questo Fa nona, perché abbiamo suonato anche il Sol a vuoto. Prendiamo un Mi quarta, ovvero è un Mi maggiore, però con l'aggiunta del mignolo, sempre al secondo tasto, terza corda, quindi tutte e tre le dita messe sul secondo tasto, così. E che cosa fa? Risale per ogni nota, fa questo, ma per ogni nota tiene sempre quel movimento. Fa la stessa cosa anche sul Mi, riparte da qui. Ora però invece di prendere il basso di Mi, alza questo dito e fa sentire il La a vuoto, che in questo caso fa quasi da dominante per ritornare sull'accordo principale, che è il Re, quindi. E ricomincia e ci canta sopra. Quando canta fa gli stessi accordi, lo stesso movimento, tranne una piccola variazione che vedremo. Quindi riparte uguale e comincia a cantare. I got you knocking at my cellar door. I love you baby, can I have some more? Oh. Ecco, qui
non sviluppa tutto il canto come nella parte strumentale. Arrivati qui mette il mignolo e praticamente vi ritrovate il fa settima più e fa gli accordi così normali. Ok? Quindi fa così. Oh, the damage done. Mi quarta come prima e mi. Ora su questo mi fa un passaggio molto bello. Suona il La vuoto. Vedete? Suona il La, batte col secondo dito il Si, sembra la pennata sotto, poi questo dito qui parte. Potete mettere lo stesso terzo dito che è già lì per fare questo movimento, oppure questo. Perché? Quindi e ricomincia. Seconda strofa. I hit the city and I lost my band. I watched the needle take another man. Gone, gone, the damage done. E rifà lo strumentale centrale esattamente come l'intro. Poi riprende a cantare, rifà le strofe come quelle che abbiamo fatto, quindi col passaggino all'interno della strofa, e arriva il finale, la piccola coda strumentale che è un'altra volta uguale all'intro, però si ferma su Si bemolle, ed è così. Sì, non è proprio semplice, però potrà essere un motivo per esplorare un pochettino questa tecnica del flat picking. Quindi abbiamo questa tecnica non più solo di plettrate di accompagnamento, ma una piccola elaborazione di melodie, di spostamenti di bassi, di rivolti degli accordi. Quindi facciamo lavorare un pochettino di più questo plettro. Bene, vi invito ad iscrivervi al mio canale, a seguirmi per trovare tante altre lezioni, scoprire anche altri cantautori, magari anche meno conosciuti, ma veramente fantastici. E, bene, buono studio e alla prossima. Ciao!